Questo è il Bangladesh. È uno stato di cui non si sente parlare molto, quasi interamente circondato dall'India, come se nemmeno esistesse. Eppure è l'8º paese più popoloso del mondo, più della Russia, e ospita oltre 173 milioni di persone. Insomma, è un posto relativamente piccolo per gli abitanti che ha, ma c'è anche una stranezza. Se lo si osserva dal satellite, il Bangladesh sembra disabitato, fatto unicamente di fiumi e foreste. Questa prospettiva però cambia del tutto quando ci si concentra su un punto specifico della mappa, dove il grigio domina su qualsiasi altro colore. In questo punto c'è Dhaka, la capitale del Bangladesh. Dhaka è una vera e propria megalopoli, una delle più grandi del pianeta. La sovrappopolazione accresce l'economia nella città di Dhaka. Nel nostro PIL, il 40% dei contributi arriva da Dhaka. All'interno della sua area urbana vivono quasi 24 milioni di persone, ma le sue dimensioni non sono per nulla adeguate alla popolazione. Questa città, la capitale, Dhaka, la quale ha una densità di popolazione di approssimativamente 48.000 persone per chilometro quadrato, ha superato di gran lunga i suoi limiti molto tempo fa. E in una città dove la capacità strutturale non è pensata per più di 15.000 persone per chilometro quadrato, abbiamo già ecceduto con 48.000, e questo in tutta la rete. In alcuni luoghi si arriva anche a 60.000. Per fare un paragone, nella città più densamente abitata d'Italia, cioè Napoli, vivono meno di 8.000 persone per chilometro quadrato. In poche parole, a Dhaka c'è poco spazio per un numero spaventoso di persone. Infatti Dhaka è tra le megalopoli più sovraffollate del mondo, con tutte le conseguenze del caso. Uno dei grossi svantaggi dovuti alla densità abitativa è che essa spinge un sacco di persone già bisognose in delle situazioni invivibili. Come risultato, questa densità di popolazione è diventata la ragione principale delle condizioni di vita inumane del 44% della popolazione cittadina. I servizi più basilari come fornitura d'acqua, parchi giochi o semplicemente respirare un'aria di un ambiente pulito, in queste condizioni diventano impossibili o impraticabili. Non solo, l'alta concentrazione di attività umane fa sì che Dhaka sia una delle città più inquinate della Terra, nonché la peggiore in assoluto in termini di qualità dell'aria. Persone, acqua, terra e aria. Su questi 4 fronti la sovrappopolazione crea una situazione che è impossibile da recuperare. Non importa quanto possa essere avanzata o innovativa la tecnologia usata. Aumentano anche significativamente quel tipo di malattie che chiamiamo malattie non trasmissibili, delle minacce alla salute pubblica, l'obesità, il diabete o l'ipertensione. E a causa dell'impatto ambientale, quando le generazioni più giovani cresceranno, perderanno le capacità dei loro organi ad un'età molto giovane. Questo significa che la situazione diventa un fattore per produrre una generazione quasi del tutto debilitata. Se consideriamo tutto quanto, se consideri tutti questi fattori, non può essere in realtà considerata una città o una città vivibile. Quindi in questo senso la densità di popolazione è un fattore chiave per rendere inabitabile un territorio. Il quadro che abbiamo scoperto è davvero tragico. Ci siamo chiesti com'è possibile che Dhaka sia così sovrappopolata e soprattutto è davvero quell'inferno di cui tutti parlano? Per capirlo, l'unica soluzione chiaramente era andare a Dhaka. Ma organizzare un documentario direttamente laggiù sarebbe stato estremamente complicato e logisticamente complesso. E allora abbiamo deciso di inaugurare un nuovo format qui sul canale. Ci siamo affidati a un reporter locale, Naimur, che ci ha fatto scoprire le strade caotiche della capitale del Bangladesh, facendoci vedere la città con gli occhi di chi ci vive ogni giorno. Questa è Dhaka, la megalopoli più sovrappopolata del mondo. Il nome della poesia è Kemon Shohor Chai, Kemon Shohor Chai, ed è stata scritta in riferimento a Dhaka. Lascia che siano gli uccelli a parlare dei desideri della città, come è libera e come è colorata. Lascia che i fiori raccontino le loro storie mentre si diffondono per la città. E lascia che le farfalle conoscano l'essenza della loro città, come se un piccolo pezzo di cielo fosse racchiuso nel bagliore della sera. File di alberi in tutta la città, sulla tela delle nuvole delle 6 stagioni.
lascia che la città sia dipinta ad acquarello e lascia che i sogni sopravvivano nella cacofonia. È difficile immaginarsi una Dacca come quella descritta nel poema. Tuttavia, per oltre un millennio Dacca è stata un piccolo insediamento nato sulle sponde del fiume Buriganga. La leggenda vuole che il suo nome derivi dal dak, un albero che quando fiorisce si colora di rosso fuoco. Diventata un porto fluviale per l'impero Moghul, Dacca passò sotto il controllo dell'impero coloniale britannico, che accorpò tutto il Bengala all'India. Nel 1971, quando il Bangladesh dichiarò la propria indipendenza dal Pakistan, Dacca era poverissima e ospitava meno di 1 milione di persone. Da allora, però, la sua crescita è stata spaventosa. Non c'è da stupirsi. Al tempo, il Bangladesh andava letteralmente creato e Dacca doveva essere il suo nucleo originario. Il governo incoraggiò la popolazione rurale a migrare verso la capitale, edificò in maniera sregolata e concentrò qui le principali aziende del paese. Lo scopo principale di questo era di confinare l'intero paese all'interno di Dacca. Quindi questa negligenza o cattivo giudizio politico ci hanno portati all'attuale situazione. Quindi la sovrappopolazione sta riducendo lo spazio giorno dopo giorno. E inoltre il territorio di Dacca si sta anche espandendo. Ogni anno quasi 500.000 persone arrivano a Dacca, la maggior parte delle quali è conosciuta come rifugiati climatici. La maggior parte di loro viene dalle aree costiere verso la città. Perché stanno migrando? Per supporto economico. Chi scappa dalle aree costiere lo fa per via delle sempre più frequenti alluvioni, ma a Dacca non è che si trovi di meglio. La capitale infatti è circondata da città satellite e baraccopoli costruite vicino alle industrie tessili. Non è un caso se i capi di abbigliamento qui rappresentino il principale export del Bangladesh e rappresentino il 20% del PIL nazionale. Ma chi è impiegato in questo settore vive in condizioni pessime, con salari da fame. A tal proposito bisogna considerare un dettaglio molto importante. Il nostro problema residenziale riguarda principalmente le classi economiche più basse. Come conseguenza della sovrappopolazione, il prezzo della terra si è alzato di molto. Quindi la terra è ora diventata una merce nel mercato libero che gioca un ruolo cruciale nel determinare le possibilità residenziali delle persone, compreso l'accesso ai servizi di base. Il quadro è chiaro. Un circolo vizioso alimentato dalle fasce più ricche della popolazione che, neanche a dirlo, se la passano piuttosto bene a Dacca. Ma c'è di più. Proprio contro questi privilegi si sono sollevate le recenti maxi proteste antigovernative, che hanno addirittura portato alle dimissioni della prima ministra Hasina. Il governo, nel tentativo disperato di fermare la rivolta, ha pensato bene di spegnere internet in alcune aree del paese. Parliamo di una nazione che già di suo non è certo famosa per una connessione super rapida e dove i blackout informatici sono chiaramente all'ordine del giorno. Ma la situazione non si limita solo ai blackout. In quelle aree esiste un'ulteriore minaccia: le scam farm, le aziende di scammer online, che sono molto diffuse in regioni come il Bangladesh. Queste strutture operano per rubare informazioni digitali e violare le privacy di milioni di persone, mettendo così a rischio identità e soldi. Ed è qui che entra in gioco NordVPN. Con NordVPN è possibile proteggere la propria connessione e avere una navigazione sicura e privata in contesti di blocchi a internet o attacchi informatici, ma anche quando siete a casa comodi al calduccio, specialmente ora che l'inverno si avvicina e con lui il Natale. Per fortuna potrete sfruttare la massima protezione offerta da NordVPN con Threat Protection Pro su Smart TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation e Xbox. E a proposito di streaming, sarete in grado di geolocalizzarvi in uno dei server di NordVPN sparsi in ben 111 paesi, per guardare i contenuti bloccati in Italia e aggirare eventuali firewall. In tutto questo né le scam farm bengalesi né tantomeno NordVPN acquisiranno i vostri dati né sapere cosa state facendo online. Questo grazie alla sua politica no log, riconfermata anche per quest'anno. Se poi voleste prenotare un volo per il Bangladesh, mettiamo caso, per cercare l'offerta migliore vi basta fare delle ricerche incrociate connettendovi su server di paesi dove il costo della vita è decisamente inferiore, così da aggirare il ben noto tracciamento dei cookies legato alla discriminazione dei prezzi online. E per finire, visto che oltre al Natale si sta avvicinando anche il Black Friday, NordVPN vi fa un regalo da sfruttare su tutti i nuovi dispositivi che dovrete acquistare. Cliccando sul link in descrizione otterrete uno sconto speciale Black Friday e ben 4 mesi extra su tutti i piani biennali. A Dacca gli effetti della sovrappopolazione vanno ben oltre l'inquinamento e la crisi abitativa e riflettono direttamente sulla classe media. È sicuramente un grosso problema, c'è più gente qui di quanto si è raccomandato e dove c'è più gente aumenta il numero di veicoli. Le persone hanno bisogno di mezzi di trasporto come autobus o auto personali per spostarsi. Gran parte del caos di Dacca dipende dal traffico. Si
Si tratta di una caratteristica che viene spesso associata ai grandi centri urbani del subcontinente indiano, ma qui la situazione è fuori controllo. Oltre ad essere la quinta città più trafficata a livello globale, Dhaka detiene anche l'inusuale record di città più lenta del mondo, e non è difficile capire il perché. Sono una studentessa, devo andare all'università tutti i giorni. Di solito mi servono 30 minuti da casa all'università. Ma c'è sempre un sacco di traffico per le strade. Mi servono almeno 3 ore per arrivare in classe. È un grande spreco di tempo. Se parliamo della distanza tra casa mia e il mio ufficio senza alcun traffico, si tratta di un tragitto di 15 minuti, un tragitto molto piccolo. Ma per fare lo stesso tratto da casa mia al mio ufficio prendendo il trasporto pubblico o viaggiando durante l'ora di punta ci vuole più di un'ora. Non c'è un vero e proprio tempo di percorrenza stabilito. Attendere sui mezzi pubblici è abbastanza scomodo, specialmente perché nel nostro paese l'atmosfera di solito è molto umida. Durante l'estate aspettare sui mezzi pubblici diventa ancora più una sfida. Tra tutti i mezzi di trasporto pubblici, i bus sono particolarmente scomodi. I posti a sedere sono compattati l'uno contro l'altro, senza alcuno spazio per le gambe. Dobbiamo essere noi ad adattarci fisicamente allo spazio disponibile. Inoltre, i bus non hanno neanche un minimo di aria condizionata e neanche ventilatori. Muoversi a Dhaka è un incubo. Sul serio, non oso immaginare di vivere in un posto del genere. Le persone non rispettano le norme stradali. A stare fermi per tanto tempo nel traffico la gente si innervosisce, è un problema. Si arrabbiano e cercano di trovare il modo più rapido per arrivare prima. Pensano di far prima se attraversano le corsie. Queste infrazioni stanno diventando la norma. Non ci sono semafori automatici, non esistono a Dhaka. Un tempo c'erano, ma ora non esistono più. Come conseguenza, il traffico stradale viene gestito solamente dalla polizia stradale. Come se non bastasse, fino alla fine del 2022 Dhaka non aveva una metropolitana e le linee sono ancora in costruzione. Tutte cose che in una megalopoli contribuiscono a generare un enorme disordine che purtroppo dilaga anche in altri ambiti della società. La sovrappopolazione ha un impatto enorme sul sistema sanitario di Dhaka, in particolar modo sugli ospedali pubblici del governo. All'interno di questi ospedali è tipico vedere scene di stanze sovraffollate. Senza la sua ingente popolazione probabilmente Dhaka non sarebbe quella che è, ma è chiaro che un simile status quo non è più sostenibile. La situazione più ovvia sarebbe cominciare a costruire in verticale, ma qui il rischio potrebbe essere quello di edificare una metropoli distopica e ancora più claustrofobica. Ad ogni modo un'altra soluzione ci sarebbe, e pare che tutti siano abbastanza d'accordo. Se vogliamo ridurre la popolazione di Dhaka, dobbiamo decentralizzare la città. Penso che circa l'80% della popolazione di questa città venga da fuori, da altre città e da altri luoghi. Quindi l'azione di decentralizzare è intesa come trasferire uffici e istituzioni in altre aree. Tutte le attività amministrative hanno bisogno di essere decentralizzate. L'ufficio della Marina non ha bisogno di essere a Dhaka. Anche l'ufficio della Guardia Costiera non ha bisogno di essere a Dhaka. Per quanto riguarda le sedi governative, uffici come il Ministero della Pesca, del Bestiame o dell'Agricoltura, se potessero spostare questi uffici al di fuori di Dhaka o nelle zone intorno alla capitale, allora la gente non avrebbe bisogno di venire fino a Dhaka per fare tutto. Se potessimo seguire gli esempi di altri paesi come Indonesia o Egitto e trasferire la capitale fuori da Dhaka, questo potrebbe ridurre significativamente la pressione sulla città, in quanto un gran numero di persone si trasferirebbe nella nuova capitale e ciò potrebbe migliorare le condizioni di vita a Dhaka. Naturalmente parliamo di possibilità e forse manca la volontà politica di attuare una decentralizzazione, che in termini monetari non sarebbe così remunerativa. Specialmente negli ultimi anni siamo abituati al pessimismo, del resto viviamo in un mondo che ci sembra andare allo scatafascio. E ai nostri occhi Dhaka ne è un esempio lampante, un monito di come noi vorremmo che fosse il nostro futuro. Ciononostante Dhaka possiede una ricchezza da pochi eguagliabile. Sono le persone a fare Dhaka in realtà. Noi amiamo vedere le persone. Le persone in strada camminano, corrono. Persone da differenti classi. Sono queste persone insieme a creare delle possibilità. C'è un sacco di frustrazione, un sacco di cose che vogliamo, ma ancora c'è la speranza.
Sì, perché le persone hanno un percorso di vita faticoso, un percorso di vita che tuttavia crea una storia. Molte città non hanno questa storia, quindi non è una città di soli problemi, ma è anche una città di speranza. La speranza che nel più breve tempo possibile il sole rosso torni a sorgere sopra il Bengala e rompa la grigia cappa che aleggia sulla megalopoli più sovrappopolata del mondo. E se Dacca può salvarsi, beh, possiamo farlo anche noi. Per Aspera.